Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Anche oggi parliamo di calciomercato perché naturalmente è un periodo in cui le squadre iniziano a pianificare le strategie, identificano gli obiettivi, i calciatori in esubero e c'è poi l'altro aspetto che è legato a calciatori che non sono in esubero ma per i quali potrebbero arrivare delle offerte che poi vanno a cambiare un po' i piani di mercato. Non sempre è un qualcosa che svantaggia le squadre, anzi ci sono delle situazioni in cui le squadre ne escono addirittura rafforzate pur cedendo un pezzo importante e potrebbe essere anche il caso dell'Inter. Il nome è quello di Jan Bissek, andremo quindi a vedere qual è la situazione mercato, c'è l'interesse del Bayern Monaco e proveremo a fare delle riflessioni su come l'Inter potrebbe eventualmente anche rinforzarsi. Naturalmente vi ricordo un bel like al video, l'iscrizione al canale, due semplicissimi click che danno però un grandissimo supporto. Iniziamo partendo da quella che è la notizia di giornata e la Gazzetta dello Sport che titola Inter nuovo muro, Bissek in bilico, Solé può arrivare con Mouaremovic. Il tedesco piace al Bayern, senza di lui è pronto il doppio colpo. Il francese piace per la duttilità. Andiamo poi a vedere, ecco, ingrandendo anche l'immagine, che dove viene riportata proprio una formazione con Solé al posto di Bissek e Mouaremovic alternativa a Bastoni. Iniziamo innanzitutto dalla situazione di Bissek. Non è stata smentita la notizia di ieri in cui si diceva che Bissek avesse rifiutato il rinnovo, non è arrivata una proposta ma comunque ha un contratto ancora lungo, ha un contratto fino al 2029. Bissek però ha cambiato agente, è passato a Branchini ed è un agente che è molto vicino al Bayern Monaco. Questo non significa che Bissek stia andando al Bayern Monaco, abbia cambiato agente solo per andare al Bayern Monaco, però chiaramente è un punto da non sottovalutare. La Gazzetta dello Sport riporta appunto che i bavaresi avrebbero messo gli occhi sul nostro difensore e che l'Inter potrebbe non opporsi ad una cessione intorno ai 40 milioni. Un anno fa c'era stata l'offerta del Crystal Palace di 30 milioni che però è stata rifiutata. Ovviamente è una situazione molto diversa perché in primis il Bayern Monaco può offrire un compenso più alto per Bissek, quindi può tranquillamente offrire 40 milioni se non addirittura qualcosina in più, perché chiaramente è una squadra che non ha problemi dal punto di vista economico, ha un bilancio decisamente molto sano e quindi è un'operazione molto diversa rispetto a quella che riguardava Bastoni-Barcellona. E poi c'è l'aspetto dal punto di vista del calciatore, perché con tutto il rispetto, ma il Crystal Palace rappresenta un passo indietro rispetto all'Inter, ma ecco, il Bayern Monaco naturalmente può attirare l'interesse anche del calciatore. Perché l'Inter potrebbe cedere Bissek e come potrebbe sostituirlo? La Gazzetta dello Sport riporta i nomi di Solé e Mouaremovic. In realtà, ecco, il giornalista Fabrizio Romano ieri riportava che invece la trattativa per Mouaremovic è in una fase di stallo perché l'Inter ha l'accordo col calciatore, non ha quello col Sassuolo e non sta procedendo anche in virtù del fatto che Bastoni sembra rimarrà in rosa perché il Barcellona, ecco, non ha affondato il colpo, si è arenata la trattativa, non è definitivamente saltata, però insomma va un po' in quella direzione e quindi è stato rallentato anche è stata rallentata l'operazione su Mouaremovic. Solé invece è più avanti rispetto al giocatore del Sassuolo, come riportava ieri anche Biasin. Perché l'Inter potrebbe cedere Bissek? Perché potrebbe essere non un'operazione così, ecco, dannosa per l'Inter? È vero che di solito quando si tratta di un titolare la prima reazione è quella no, non tocchiamo Bissek, teniamo Bissek, rifiutiamo qualsiasi offerta, però chiaramente da qualche parte l'Inter dovrà pur ottenere degli introiti per finanziare il mercato, oltre al budget che comunque viene messo a disposizione dalla proprietà. E anche, ecco, l'idea OH3 deve investire è un'idea che non può trovare riscontro, semplicemente perché investire tanto senza cedere andrebbe ad essere deleterio per il bilancio. In questo momento l'Inter è una società che sta diventando sostenibile, per il secondo anno chiuderà il bilancio in attivo, chiaramente non si può andare a rovinare il bilancio per fare un grande mercato senza cedere nessuno, senza ottenere introiti dalle cessioni. Perché ricordiamo, un bilancio in ordine
permette la competitività a lungo termine. Delle operazioni scellerate possono permettere la competitività nell'immediato, ma poi la si paga sul lungo termine, come per esempio è successo purtroppo negli anni di Zhang. Quindi io ipotizzo, se l'Inter dovesse cedere Bissek per una cifra tra i 40 e i 45 milioni, potrebbe puntare su Solé, e in questo caso significherebbe fare in primis una grande plusvalenza, perché Bissek praticamente ha un costo a bilancio di inferiore ai 3 milioni e mezzo, ovviamente con i vari ammortamento, anzi più che un costo a bilancio, un valore, ecco, di Bissek di circa 3 milioni e mezzo, anzi 3 milioni e 392 mila su per giù. Questo significa che cedere Bissek per una cifra intorno, ipotizzo, 42-43 milioni, significherebbe fare una plusvalenza di ben 40 milioni, e quindi già questo è una grandissima plusvalenza ed è liquidità che l'Inter potrebbe reinvestire. A quel punto c'è il nome di Solé, e qui l'Inter probabilmente, ecco, oltre a fare una grande plusvalenza, oltre a poter prendere un calciatore come Solé per una cifra più bassa, si parla di 25 milioni, eventualmente trattabili anche con l'inserimento di contropartite, a quel punto l'Inter dal punto di vista tecnico non avrebbe avuto una grandissima perdita, perché Solé può sostituire Bissek e avrebbe la possibilità di rinforzare la squadra, perché ovviamente è stato fatto un introito importante. A quel punto però il nome di Mouaremovic passa un po' in secondo piano. Perché? Perché l'Inter avrebbe la coppia come terzo a sinistra, Bastoni, Carlos Augusto, e dopo andremo a vedere anche il perché Carlos Augusto torna a considerarlo il vice Bastoni, perché c'è un'ipotesi legata a Palestra. Eventualmente si può procedere al rinnovo di De Vrij, che non è stato ancora, ecco, non ci sono state delle mosse ufficiali, non è stata fatta una proposta ufficiale, però insomma è un qualcosa su cui si ragiona, e quindi potrebbe rinnovare De Vrij, avere la coppia centrale Akanji-De Vrij. A questo punto ci sarebbe Solé. In questo modo l'Inter avrebbe 5 calciatori per 3 posti. Possono essere pochi sicuramente, perché anche dobbiamo considerare che nel corso della stagione può esserci anche un infortunio, e quindi ritrovarsi a corto e dover poi gestire 4 calciatori per 3 posti. Però come vice Solé, anziché andare a prendere Mouaremovic, che poi può fare il centrale, può fare, ecco, il vice Bastoni, ma difficilmente può giocare sulla destra, anche perché è di piede mancino, come vice Solé si potrebbe puntare ad un calciatore a parametro zero. Nei giorni scorsi nei commenti è stato fatto il nome di Oscar Mingueza, che non sarebbe un cattivo calciatore. Io ribadisco ancora il nome di Celik. Perché faccio quel nome? Non perché sia un calciatore che fa fare il salto di qualità, però è quel calciatore a parametro zero, dall'ingaggio contenuto, che può essere utilizzato da terzo o da quinto, come era anche Darmian, ecco, quindi alla duttilità che perdiamo con Darmian. È un calciatore che comunque anche da quinto, da cross, sovrapposizioni, e non è un calciatore che verrebbe a chiedere la titolarità, oltre a non avere un grosso peso a bilancio. A quel punto l'Inter avrebbe un'ulteriore opzione, ma ci sarebbe sempre la possibilità, per esempio Solé sul centrodestra deve riposare, si può dirottare Akanji e si può mettere De Vrij titolare. L'unico dubbio con questa soluzione sarebbe il fatto che quest'anno De Vrij sembrava non convincere Chivu, tanto è vero che era praticamente l'ultima delle riserve, scalerebbe le gerarchie, ma dal punto di vista tecnico non ho dubbi che De Vrij possa essere un difensore ancora estremamente valido. Questa situazione a cosa potrebbe portare? Ad avere la possibilità di puntare anche Palestra. Infatti poi se andiamo a vedere, ecco, gli altri articoli, c'è il Corriere dello Sport che riposta Palestra double face, l'affare con la Dea parte da 40 milioni, il piano dell'Inter. Il terzino esploso a Cagliari può arrivare a prescindere dall'uscita di Dumfries e coprirebbe le 2 fasce. L'arrivo di Palestra significherebbe avere anche un ottimo vice di Marco, perché per Chivu può giocare sia a destra che a sinistra. Ecco perché prima consideravo Carlos Augusto l'alternativa a Bastoni. L'arrivo di Palestra potrebbe non essere subordinato alla cessione di Dumfries, proprio perché ci può essere, ecco, questa soluzione. Quindi si cede Bissek, si sostituisce con Solé. Dal punto di vista tecnico non si è perso tanto, però si è fatto un introito che potrebbe permettere di andare a prendere Palestra. Ecco, io faccio un esempio. Qualche giorno fa abbiamo parlato di bilancio, abbiamo fatto delle tabelle, riprendo questi calciatori, quindi non rifaccio la tabella, poi magari la faremo successivamente.
Questi sono calciatori che l'Inter potrebbe cedere. Ecco, Luis Enrique, come si legge anche sui quotidiani di oggi, potrebbe portare l'introito che poi permetterebbe anche l'assalto a Palestra. E l'Inter libererà questo peso a bilancio, quindi oltre 9 milioni per Luis Enrique, libererebbe quello di Bissek, che è un peso a bilancio molto contenuto, però ecco, sarebbe una grande plusvalenza, e quelli di Acerbi e Darmian, che insomma non rinnoveranno. Praticamente è già una cifra di oltre 19 milioni questa che notiamo qui. In più c'è De Vrij che può sì rinnovare ma a cifre più basse, quindi ipotizziamo che anziché pesare per 7 milioni potrebbe pesare per, faccio un esempio, 3 milioni e mezzo con un ingaggio dimezzato. A quel punto cosa significherebbe? Che l'Inter avrebbe risparmiato qualcosa come circa 22-23 milioni. I costi di Solé e Palestra a bilancio, ho ipotizzato, ecco, di un costo di Palestra di 25 milioni, Solé di Palestra, scusa, 45 milioni, Solé a 25, con i vari ammortamenti, quindi con lo stipendio, si arriverebbe ad un costo complessivo di circa 24 milioni. Chiaramente sono costi che possono essere abbassati, perché per Palestra si parla di 40 milioni e si potrebbe provare ad inserire una contropartita, stessa situazione con Solé. A quel punto significa che le cessioni di Acerbi, Darmian, Bissek e Luis Enrique più De Vrij rinnovato a cifre più basse potrebbero liberare lo spazio a bilancio per inserire Solé e Palestra. A quel punto poi è vero, magari qualcuno mi dirà sì, però è ipotizzato di prendere per esempio anche Celik. Questo è assolutamente vero, però ci sono comunque altri calciatori che andranno a liberare dei costi a bilancio, per esempio c'è Sommer, c'è Mkhitaryan che è ancora un punto interrogativo, però ecco che per esempio è una situazione in cui la cessione di Bissek potrebbe comunque permettere di avere una squadra più completa e forse anche più forte, quindi non al giusto prezzo naturalmente, quindi non ai 30 milioni che offriva il Crystal Palace, ma ad una cifra magari tra i 40 e i 45 milioni si potrebbe ipotizzare la sua cessione. Proseguiamo anche con gli altri articoli e si legge appunto sul Corriere dello Sport: rinnovo, in ballo anche Bissek, Carlos Augusto, nuovi contatti. Ci sono stati nuovi contatti per Carlos Augusto che, ricordiamo, ha una scadenza nel 2028, però ecco, Carlos Augusto non è deciso a rimanere, nel senso che c'è la possibilità che lui possa chiedere la cessione per essere titolare altrove. Ovviamente è un calciatore duttile, un calciatore che assicura comunque la prestazione, che sia da quinto che sia da terzo, quindi chiaramente l'auspicio è che si possa trovare un accordo e che possa rimanere in squadra. Come detto, ci sono quelli di De Vrij e Mkhitaryan ancora in bilico come rinnovi. Io penso che quello di De Vrij, ecco, potrebbe essere giustificato dal fatto che si evita un ulteriore colpo in difesa, seppur per questo non vado a aumentare la qualità del difensore centrale, però insomma può poi permettere, ecco, investimenti in altri reparti. C'è il nome di Di Marco che va in scadenza nel 2027, che però non è un problema, come detto, perché in primis l'Inter ha un'opzione unilaterale per un ulteriore anno, ma comunque ecco si procederà ad un rinnovo pluriennale con adeguamento dell'ingaggio, quindi su Di Marco non c'è assolutamente alcun problema relativo al rinnovo. Con De Vrij, come detto, la gente ha riportato che non ci sono state delle offerte ufficiali, però ci sono dialoghi con la società. Proseguiamo anche con l'altro articolo e si legge: un Inter a misura di Chivu. La vittoria dello scudetto e la conquista del double danno al tecnico un maggior peso nelle decisioni di mercato. Subito Koné per la mediana. Rinnovare la rosa e alzare l'asticella in chiave europea. Christian è centrale. Ecco, si fa il nome di Koné, è il preferito per il centrocampo, almeno da quanto leggiamo, perché porta quella fisicità e l'interdizione che non porta Jones, che è naturalmente un calciatore diverso. Koné sarebbe un calciatore che porta caratteristiche nuove al centrocampo dell'Inter, caratteristiche che non ci sono. Jones può alzare la qualità, però non sarebbe un qualcosa di completamente diverso a quello che già abbiamo in rosa. Ecco, per andare a puntare un calciatore come Koné, che avrebbe un costo sicuramente superiore a Curtis Jones, bisogna comunque fare degli introiti importanti, anche perché, ecco, se l'Inter davvero riuscisse a prendere Koné, Palestra e Solé, e ribadisco, se riuscisse, quindi l'uso del congiuntivo è assolutamente d'obbligo, ecco che l'Inter si ritroverebbe una squadra rinforzata, anche rinunciando eventualmente a Bissek,
però sarebbe una squadra più forte, perché significherebbe comunque averla sostituito bene tecnicamente, significherebbe avere comunque delle alternative valide in difesa, significherebbe aver preso un quinto che può essere il titolare per i prossimi anni, ma può essere già considerato un co-titolare, perché Palestra è difficile considerarlo solo un'alternativa, e significherebbe aver portato una grande caratteristica nuova a centrocampo come quella di Koné, che permette comunque di giocare anche diversamente, che darebbe la possibilità di utilizzare anche un centrocampo a due perché dà la giusta interdizione, e soprattutto ecco darebbe quel filtro a centrocampo che spesso è mancato all'Inter negli ultimi anni. Quindi occhio a queste situazioni di mercato. Nei giorni scorsi, anche nei commenti, qualcuno ha ipotizzato che una cessione che potesse ecco portare l'Inter ad avere maggiore disponibilità poi sul mercato. Chiaramente la cessione di Bastoni secondo me sarebbe stata molto più complicata da gestire per il sostituto. Forse quella di Bissek con Solé a portata di mano potrebbe essere ecco quella situazione in cui si potrebbe cadere in piedi. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, se secondo voi queste operazioni che ho ipotizzato con la cessione comunque pesante di Bissek potrebbero rafforzare l'Inter. Cosa fareste se secondo voi ecco un costo tra i 40 e i 45 milioni è un costo giusto per Bissek? E naturalmente considerazioni su tutto ciò che riguarda il mercato e non solo. Come sempre confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.